Negli ultimi 11 mesi siamo passati dall'avere modelli linguistico-statistici che ragionano a codice sorgente chiuso, a pagamento o comunque estremamente limitati con un uso gratuito, alla lotta di Google per accaparrarsi, chiamiamolo, il duopolio. Io mi ricordo molto bene che quando ho iniziato a fare vibe coding, così si chiama oggi, utilizzavo principalmente DeepSeek, che era lento ma funzionava e non era limitato come GPT, a meno che appunto non usavi DeepSeek in orari di punta e andavi in coda essenzialmente. Poi è arrivato Google con il suo 2.0. Sì, faceva litigare di più rispetto a DeepSeek e GPT, però comunque dei lavori li portava a termine. Poi è arrivato il modello 2.5 di Google e lì il passaggio l'ho sentito. E la cosa interessante era che appunto Google, per favorire l'uso dei suoi modelli, era estremamente generoso, sia per quanto riguarda l'uso che se ne faceva da AI Studio, sia dall'uso che si faceva a livello di chiamata programmata tramite API. Possiamo dire che da aprile fino a novembre c'è stata l'epoca d'oro per gli utenti gratuiti di Google. Tutti sapevamo, togliendo gli ingenui, che questa generosità non sarebbe durata all'infinito. Non è infatti un caso che io nel magazzino ho implementato Olama, che è appunto un fornitore locale di stalli per avere modelli statistico-linguistici. Il problema è che quando Google è diventato generoso, i modelli locali avevano meno ragione di esistere, o comunque anche di per sé il prezzo che hai sui modelli adesso giustifica molto meno l'avere un'infrastruttura tua. È vero che anche i prezzi cambieranno. Qualche fornitore è più aggressivo d'altri, soprattutto ultimamente i fornitori cinesi. Negli ultimi 10 mesi possiamo dire che Google ha fatto questi prezzi aggressivi per contrastare GPT e in piccola parte anche Claude. Quindi sì, io nel magazzino ho implementato Olama, ma il servizio non è testato assolutamente per Olama, perché ovviamente nemmeno io ho l'infrastruttura per gestire un LLM decente in locale. Giusto per non dare nulla per scontato, il magazzino è un servizio dove tu carichi documenti, se è un sito, il tuo blog, oppure video YouTube, come nel mio caso, grosso modo, e tutte queste fonti diventano interrogabili con un'interfaccia chat. In questo modo, ad esempio, se tu hai un'azienda, i potenziali clienti o anche i clienti possono avere informazioni senza disturbare il commerciale o comunque in maniera praticamente immediata, oppure se hai dei neoassunti puoi usare il magazzino come fonti di documentazione interne, in modo che tu risparmi tempo su alcuni processi. Se sei uno youtuber, la tua community può fare domande al magazzino anziché scrivertelo nei commenti o provare a contattarti personalmente. Quindi il magazzino serve a aumentare l'efficacia dei tuoi contenuti facendoti risparmiare tempo, principalmente. Il problema è che appunto tutto il magazzino è stato testato con Gemini e adesso che Gemini ha giustamente, ma ahimè, ridotto le chiamate gratuite, diventa meno accessibile. È vero che il codice sorgente è aperto e quindi di fatto è gratuito, ma diventa un servizio meno accessibile. Questa notizia per me è stata ovviamente una doccia fredda. Ovviamente avere 15 richieste al giorno, che poi vabbè cambia leggermente in base al modello che scegli, significa che mi limita fortemente sia nello sviluppo che ovviamente nei test, a meno che ovviamente non pago. E infatti, se noi andiamo a vedere, ci sono problemi ovviamente sui contenuti più freschi, però tutto il resto è ancora interrogabile sia da qui che ovviamente dal bot di Telegram. Tutto ciò per dire cosa? Che sì, comunque ci eravamo abituati alla generosità, e nonostante comunque io rientro tra quelli che dicevano fate attenzione, perché questa cosa non durerà per sempre, obiettivamente era ed è difficile avere un'infrastruttura in casa per avere modelli con prestazioni paragonabili a quelli di punta. Per capirci, GPT 120, che si può installare in locale, non mi ricordo se ha codice sorgente aperto, ma non credo,
cioè il modello è aperto ma il codice no, non bastano i fondi di una persona per acquistare l'attrezzatura per farlo girare. Questa cosa in futuro cambierà, ma sicuramente sì, anche perché esisterà hardware sempre più specializzato, ma comunque secondo me ci sarà sempre un gap tra quelli che sono i modelli chiusi e quelli che sono i modelli scaricabili. Poi sicuramente anche su questo la Cina farà miracoli come hanno fatto con il fotovoltaico negli ultimi 15 anni.